Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie a livello personale, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Ma partiamo con la prima carta, ci dà qualche informazione particolare, soprattutto nella prima parte della settimana, dove il libro o diario fa riferimento ad alcune cose che stiamo cercando di capire, di comprendere, di risolvere, quindi una fase di ricerca. Quindi c'è chi studia quel cavillo, quel dettaglio, chi magari, si trova in una fase di incertezza e di indecisione, quindi c'è bisogno di vederci chiaro su alcune cose, magari andare a scandagliare, scovare dei segreti. Poi diciamo per altri magari devi risolvere delle questioni importanti, quindi in qualsiasi circostanza richiede un po' di pazienza, un po' di calma, soprattutto interiore, perché in questa condizione si possono capire tantissime cose. A maggior ragione se volete avviare una profonda trasformazione o chiudere con alcune situazioni, a volte anche persone, dipende dalle circostanze. Quindi la bara arriva a farci capire che probabilmente una trasformazione è già in corso per certi aspetti e che quindi dobbiamo continuare, dobbiamo procedere. Per altri magari ci possono essere delle situazioni un po' difficili dove facciamo fatica a chiudere con un ciclo, a chiudere, porre fine a qualcosa e allora probabilmente magari un evento, un qualcosa di difficile forse ci aiuta, ci dà questa spinta ulteriore verso appunto il cambiamento, ma non solo, anche a darci delle informazioni, delle soluzioni importanti. Io adoro la carta della chiave perché ha non solo ha a che fare con le soluzioni, con le nuove idee, i nuovi inizi, possibilità di chiudere delle porte e aprirne, diciamo, delle altre. Di sicuro queste indicano un'azione abbastanza immediata, senza pensarci troppo, quindi ci stiamo portando verso qualcosa di importante, diciamo, per noi, quindi abbiamo avuto modo magari di pensarci attentamente e di non perdere altro tempo. Quando salta fuori questa bisogna trasformare, bisogna cambiare, bisogna evolvere e crescere e a volte farlo in un modo immediato, forse anche drastico, se lo scegliamo noi ovviamente, oppure sarà magari la vita stessa, diciamo, purtroppo a metterci nelle condizioni di fare questo cambiamento. Io dico, anziché aspettare che sia la vita stessa, di metterci noi nelle condizioni di usare la chiave, il nostro stesso potere. Poi dipende sempre da quello che state vivendo. Direi che i segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, principalmente Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore principalmente coppia single, però dico magari qualcuno potrebbe non essere solo ed esclusivamente interessato all'amore, ma anche a diversi tipi di amore e relazioni, quindi amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare
le varie carte che usciranno, c'è la Ginestra, porta un po' di sospetto e di dubbi. In che senso? Diciamo, questo lo capirete voi, perché quando c'è sospetto, c'è diffidenza, forse per gelosia, qualcosa potrebbe essere infondato, magari siamo noi che stiamo pensando cose e stiamo esagerando, dipende. Quindi consiglio sempre, quando esce, di verificare, di valutare ogni cosa con cura e attenzione, e infatti lo si vede anche dalle vostre stesse energie. Quindi prima di comunicare, di fare qualcosa, di intervenire in una certa situazione, magari essere un po' strategici, come ci dice il crisantemo, osservate gli atteggiamenti, osservate l'altra persona, così magari vedrete che che è tutto tranquillo, che i dubbi e i sospetti sono infondati, e allora quindi tutto si può risolvere con l'osservazione, assolutamente, con una specie di strategia, e così di vedere effettivamente. È ovvio che magari si può anche scoprire un qualcosa di spiacevole, però magari si può scoprire qualcosa di positivo. Dipende sempre. Io dico sempre che quando ci sono dei sospetti non sempre sono infondati, però magari dipende da noi stessi, perché se abbiamo dubbi e perplessità può anche provenire da noi e magari gli altri non c'entrano a nulla. Quindi direi che nelle relazioni più importanti e nelle coppie qualcosa potrebbe finalmente risolversi, e solo osservando, quindi senza coinvolgere direttamente, senza fare chissà che cosa, quindi senza esagerare su alcuni punti. E per i single, queste carte possono indicare, secondo me, l'osservazione o di una persona di vostro interesse, o per vederci chiaro in qualche situazione che state vivendo. Cioè, se state frequentando e conoscendo una persona, magari se avete già dubbi e sospetti, ascoltate il vostro intuito e quindi far subito chiarezza e mettervi nelle condizioni di capire se c'è veramente connessione, se c'è sintonia, e allora la cosa può procedere. Seppur lentamente, comunque ci possono essere degli sviluppi. Altrimenti di capire magari effettivamente, e scontrarsi con la realtà, però a volte è giusto che sia così, così ci possiamo mettere subito in un nuovo inizio. Se non c'è progettualità, se c'è qualcosa che manca e si capisce subito che non c'è connessione e intesa, possiamo procedere oltre, e quindi vedete, trasformare le nostre energie, insomma, e fare delle scelte nel bene o nel male in base alle varie cose. Vediamo un po' come queste si riflettono nell'ambito quello più pratico, lavoro, finanze. Allora, donna di servizio in realtà potrebbe far riferimento sia a una persona che vi può aiutare, vi può, diciamo, sostenere, e quindi è sempre buono un aiuto. Magari può essere disponibile per farvi capire qualcosa, per darvi un consiglio, eccetera. Dall'altro lato può anche indicare che finalmente arrivano dei risultati, delle ricompense a fatica, questo sì, si vede effettivamente. Quindi a fatica, però arriva quel risultato meritato, o qualcosa che si sblocca e che vi dà la possibilità di superare magari qualche altra difficoltà che è ancora in corso. Ricordo che la carta nemica, è vero, può avere a che fare con una persona nello specifico, e quindi cercare di capire se si ha a che fare con un rivale, qualcuno che è disonesto, qualcuno che è un po' troppo invadente, qualcuno che mette solo zizzania e problemi, allora magari cercare di intervenire prontamente. Oppure qualcuno che non vi dà proprio per niente dei consigli utili, anzi vi pone solo ostacoli. Quindi alcune cose, è vero, si possono superare. Magari voi avete la chiave e l'intelligenza, qualcosa deve essere assolutamente superato. Come vi dicevo, può far riferimento a una persona, ma anche a una situazione complessa e difficile, e di far fede alla vostra bravura,
comunque con prudenza qualcosa va a risolversi o esserci una soluzione e quindi poi avere dei riscontri successivamente. Comunque l'importante è che se voi fate riferimento sulle vostre capacità, sulla vostra bravura, su alcune cose che magari anche a livello di comportamento e di atteggiamento potete fare, potete sostenere, allora vincerete sicuro. E questo vale anche per chi è alla ricerca, perché magari ci sono dei cambiamenti importanti, una trasformazione o della vostra stessa ricerca o anche a chi vi affidate. Di alcune persone non vi dovete fidare, mentre di favorire altre, quindi ascoltate il vostro intuito. Si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!